Credo che la cosa più divertente di questa svolta della mia vita, cioè questa mia trasformazione da autore drammatico ad attore comico, cinematografico, comico oltretutto, mentre ero un drammaturgo, insomma. Credo che la cosa più interessante sia proprio l'incontro con Federico Fellini che determinò questa svolta della mia vita. L'incontro avvenne sotto la Galleria Colonna, circa mezzo secolo fa, esattamente nel 1949, 2 anni prima che lo Sceicco Bianco venisse distribuito nei cinematografi. Perché sotto la Galleria Colonna? Perché allora la Galleria Colonna, sotto la Galleria Colonna c'era il Caffè Berardo, che era un po' l'ufficio del Varietà. Il Varietà era un ambiente povero, non potevano permettersi di pagare degli uffici. Allora scrivevo tante volte fino a tardi, poi magari facevo un riposino e sul fine della mattinata andavo perché quella galleria era frequentata da una subrettina che si chiamava Olga. Purtroppo era dominata da una forte spinta, insomma, erotica, usiamo il termine. E questa Olga frequentava la Galleria Colonna per trovare lavoro, poverina, perché era una ballerina di fila. Una mattina, mentre io stavo lì, vidi un giovanottone a distanza, mi ricordo che era accanto a un attore un po' curvo, Giulio Calì, che teneva in mano una grande papera. Non so se per qualche strano baratto o non so per che cosa, serviva magari di scena in qualche spettacolo, non lo so. E questo giovanotto mi fece un cenno, mi fece dei cenni a distanza. Il dialogo che venne fra noi fu tipicamente mimico, anzi solamente mimico, per cui non potevo che riferire così. Cioè lui mi fece così. Vieni qua. Oh. Questo un giorno, un'altra volta. Vieni poi, lasciami in pace. Poi mi fa, ti vorrei parlare. E io gli risposi, in mezzo a tutto quel chiasso, no? Se faceva meglio. Se mi vuoi parlare, vieni tu. Perché devo venire io? Allora venne. Mi disse, tu sei Leopoldo Trieste, no? Tu scrivi bene. Perché stai qua tutte le mattine a perdere tempo? Allora io, con il mio carattere di quel tempo, specialmente, stavo per mandarlo all'inferno, però sentii che era simpatico quel giovanotto. Mi guardava con simpatia, insomma. Allora gli disse, sai Fellini, io ho capito che ho sbagliato tutto nella mia vita. Io sono stato vittima di un pregiudizio tipico del suo. Sai, io sono calabrese. In Calabria c'è una convinzione, che cioè la donna sia attratta dall'uomo colto. E io per questo equivoco sono diventato laterista, ecclesista, glottologo, etnologo, storico delle religioni. Sono diventato assistente di Raffaele Pettazzoni. Parlavo il greco antico, leggevo Eschilo come si può leggere il Messaggero. Poi ho capito che non solo la donna non è attratta dall'uomo colto, ma proprio diffida dall'uomo colto, gli dà fastidio, si sente un po' a disagio, gli viene un complesso di inferiorità. Ivan Cavalli, Fellini lo vedeva più che altro come Leopoldo. I personaggi li cancellava e li incorporava nell'attore che aveva scelto. E siccome Leopoldo era un personaggio che portava anche lui il suo baschetto, le sue cose, aveva le sue giacchette ristrette, lui l'ha l'ha portato alle dimissioni di Leopoldo Trieste. Un anno dopo circa, questo incontro, mi arrivò una telefonata. Senti Leopoldo, ti ricordi quell'incontro? Lui mi aveva detto che si chiamava Federico Fellini, che si trovava sotto la Galleria Colonna perché stava preparando un film con un amico, Alberto Lattuada, che poi era luce di Varietà, che io poi non vidi quando uscì. Mi disse, senti Leopoldo, io adesso passo dalla regia, dalla sceneggiatura, dalla collaborazione alla regia vera e propria. Faccio un film che si chiama Lo Sceicco Bianco. E siccome mi sono ricordato che tu hai tutti quei tuoi problemi di tipo erotico, io ti offro l'occasione di risolverli tutti. Perché se tu fai l'attore e c'è uno che ti stringe, ti mette a posto le stringhe delle scarpe, un altro che ti pettina, un altro che ti aggiusta la cravatta, magari
qualcuno, un autoregista che ti viene a dire all'orecchio: guardi che al bar a fianco c'è una ragazza, una comparsa che le vorrebbe parlare. Hai risolto tutto. Se tu mi dici di sì, in che senso? Dici, dovresti fare un provino. Un provino? Io dico: ma tu sei pazzo, faccio un provino per fare l'attore, ma non voglio fare l'attore, sarebbe una rovina per me. Allora mi ha detto: guarda, intanto ti devo dire che il provino lo facciamo per il produttore, perché il produttore vorrebbe prendere Coroccolo, o Totò, o Peppino De Filippo, gli ho detto io. Pure comico è il film. E mi sono arrabbiato proprio. Io sono un drammaturgo, ma tu hai equivocato su di me, lasciami in pace. Ma guarda, Leopoldo, che tu sei della razza dei clown, mi ricordo la frase proprio. Tu sei un clown nato. Tu potresti dirigere, cioè quelli che sono nati per col destino dello spettacolo, tu potresti scrivere per lo spettacolo, dirigere teatro, fare il regista teatrale, fare l'attore teatrale, fare l'attore cinematografico, tutto quello che è teatro ti appartiene. Perciò non rifiutare questo, ti prego, per una volta sola, fai questo film. L'argomento, come aveva detto, che cioè gli attori vengono così privilegiati dalle donne, sappiassero così alle donne, che io già sapevo d'altra parte, ma questa cosa mi fece cadere in tentazione. Però gli disse: provvide, non ne voglio fare però. Allora mi disse: facciamo una cosa, io mi metto dietro la reflex della macchina da presa a quel tempo, e tu ti metti davanti. Io ti faccio una domandina, e tu rispondi. Vediamo come viene, e la facciamo vedere a Rovere, al produttore. E lui mi chiese: se lei dovesse scrivere una poesia per la sua donna, cosa scriverebbe? Un madrigale? Perché Fellini voleva mettersi alla pari con me, insomma, un madrigale, una cosa chic, che si era preparata forse. E gli disse: ma magari un sonetto. E prova a farne uno. E io cominciai, e dovevo fare una poesia naturalmente a livello del personaggio, cioè, di questo ragioniere. Perciò mi disse: eri sì bella, dolce e piccolina. Sentire quello che componesti per la tua fidanzata. Quale quello? Ella è graziosa, dolce e piccolina? Sì. Un'ode, un sonetto. Un sonetto. Ella è graziosa, dolce e piccolina. E tutti la chiamavano. Ecco le fettuccine galle. Con gli occhioni sperduti di gazzella. Ora, mentre parlavo io, sentivo come un filo che mi legava a Fellini. Quegli occhi intensi che mi guardavano, come un filo che mi conduceva, che proprio mi ispirava addirittura le parole. Perché tutto veniva bene, mi veniva facile. A un certo punto cominciai a non trovare più gli occhi di Fellini. Ma dove è andata a finire? Guardavo dentro la macchina da presa e non lo vedevo. Poi ho capito, era a terra, era caduta a terra, era crollata a terra per le lacrime. Mi ha detto: basta, questo lo porto a Roma. Come ho conosciuto Fellini e come sono stata scelta per il personaggio di Wanda nello Sceicco Bianco. Per combinazione, perché andai a vedere uno spettacolo con un amico, con Paolo di Valmarana, e dice: andiamo a vedere questo spettacolo dove lavorava la Masina, Giulietta Masina, facevano i Quattro rustighi di Goldoni. E mi accorsi subito che Fellini mi guardava con una certa curiosità, mi studiava, ecco, mi stava studiando. E mi ha detto: so, tu hai fatto Miracolo a Milano, vero? Con De Sica. Dico: sì, sì. Ah, mi faceva parlare, mi chiedeva delle cose, no? Poi intanto vedevamo lo spettacolo, la pièce, poi... E così. Dopo un po' di tempo mi chiamarono per fare un provino. Mi chiamò Fellini. Ah, quando mi ha visto, dice: ah, allora ti faccio fare una bella parte se vieni bene. Dico: sì, sì. Allora mi hanno preparata col vestito da sposina, cappellino, così, e siamo andati alla Titanos, che ora purtroppo non c'è più, agli stabilimenti Titanos, che erano bellissimi. E adesso ci sono palazzi, cose, perché purtroppo tutto finisce. E ho fatto un provino che non finiva mai, perché praticamente io ero già stata scelta. E ho fatto il provino con Sordi per lo Sceicco Bianco, con Aroldo Thieri sempre per lo Sceicco Bianco.
E poi, perché a questo punto lui doveva scegliere i personaggi per le parti maschili. E poi invece per il marito, per la parte del marito di Ivan Cavalli, ho fatto il provino con Leopoldo Trieste, che poi è stato scelto, e con Peppino De Filippo. Il film doveva cominciare in estate, poi per i ritardi soldi si andò a finire quasi in autunno e non toccava ancora a me. Allora mi telefonò Fellini se gli facevo intanto qualche visitina sul set in modo da cominciare a impratichirmi. E fu gentile, mi mandò un giorno una macchina che mi portò a Fregene, perché la macchina che portava gli attori partiva prestissimo, fu molto gentile. Arrivai lì, ecco, e subito capii che quest'uomo aveva un'incredibile velocità nel decidere dove mettere la macchina e sicurezza, perché difficilmente la spostava. Allora gli disse: Federico, ma tu ti prepari per questo? Dice: sai, non ci si può preparare nel cinema, perché anche se io immagino come sarà l'ambiente, poi troverò un ambiente diverso, saranno diverse le nuvole, ci sarà un albero che non prevedevo, insomma bisogna adeguarsi a così. Però poi quando hai deciso, dice, bisogna evitare, sai, di perdere tempo, perché tanto in genere la prima intuizione è quella più giusta. Era spaventatissimo, però da bravo commediante come è sempre stato mascherava abbastanza bene, non del tutto, perché la tensione si vedeva, però era spaventato perché per quanto ne so io e per quanto mi raccontava, l'esperienza passata, quella di sceneggiatore e aiuto di Rossellini, era stata un'esperienza abbastanza di fianco, marginale. Non è che lui facesse l'aiuto come si doveva fare l'aiuto, del resto come l'ho fatto io poi con lui. Lui parlava con Rossellini, controllava, diceva, ma poi spesso nei film di Rossellini lui non c'era. Fellini aveva questa fulminità di decisioni nell'usare la macchina di presa e poi un uso sensazionale della macchina di presa. Dipendeva questo da una memoria fenomenale, per cui faceva già il montaggio. Lui non aveva anche bisogno di dire alla segretaria di edizione il numero dei bollettini, perché ricordava tutta a memoria. Il primo giorno di riprese è stato drammatico, perché eravamo tutti preparati, vestiti da Alberto Sordi, dallo sceicco, io tutto sceicco, con mantello, cose, io con tutti questi veli, queste cose, e siamo partiti e abbiamo girato a Fiumicino, dove esce il Tevere, e c'era corrente. Allora noi avevamo quella piccola barchetta, i due personaggi stavano in questa piccola barchetta agganciati con una fune a un barcone grande, una specie di nave dove c'era Fellini con la macchina da presa, con gli operatori, con tutti le... E a un certo punto il mare era abbastanza cattivo, poi c'era l'uscita del fiume, c'era un po' di correnti. A un certo punto queste due imbarcazioni si muovevano troppo e la nostra barchetta, così tanto che Fellini ha detto: fra un po' rimanevo senza i protagonisti. E quindi abbiamo smesso perché non è stato possibile girare. Un giorno mentre lavoravamo, i macchinisti, c'era Sordi ed io, uno da una parte, uno dall'altra, e allora per far vedere le onde, che questa barca aveva un certo movimento, allora uno dice tira di qua, tira di là. Allora uno diceva tira di qua, tira di là. A un certo punto non si sono messi d'accordo bene, i due personaggi sono stati scaraventati tutti e due nell'acqua come due pulcini. Ma poi siamo venuti fuori proprio, non hai idea, lo sceicco bianco tutto bagnato, io lo stesso, poi abbiamo dovuto aspettare 2 o 3 ore per asciugarci. Anche molti miei amici mi hanno detto, facendomi dei complimenti, facendomi così, dicendomi
mi hanno detto, beh, sei molto brava, sei stata molto brava, ma soprattutto eri molto brava nel fare anche le controscene, quando non ti muovevi giusto come doveva essere il personaggio, anche quando non faceva un'altra cosa, quando parlava l'altro personaggio. E difatti è vero, io dopo me ne sono accorta anch'io, rivedendo il film e così, e insomma praticamente entravo nel personaggio. Essendo la protagonista, avevo tutto il tempo, per assimilare il personaggio, e poi praticamente era il personaggio che si muoveva di conseguenza, perché le indicazioni dei Fellini, certo, erano importantissime, poi era dolcissimo nel seguire gli attori, nell'accompagnarli, nel chiedergli le cose, nel fare uscire quello che lui voleva. Non forzava mai, lasciava il personaggio, l'attore che venisse fuori un po' da solo. Però era il personaggio che in certo senso mi faceva muovere in quel modo. Mi ha dato il senso di dolcezza che lui aveva verso le persone, e come dicevo, amava i suoi personaggi, li coccolava, proprio li amava, li sentiva, erano sue creature i personaggi, e quindi questa dolcezza anche la trasmetteva poi, l'ho afferrata un po'. Io ho avuto l'impressione che Fellini avesse questo dono, che sapesse leggere proprio nello sguardo degli attori, ma con la precisione, come se potesse pesare i sentimenti degli attori come su un bilancino di un farmacista, perché a me mi diceva proprio, mi dava indicazioni precisissime. E qui parlava la mia intelligenza, sapeva che parlava con uno che poteva capire. E mi diceva, Leopoldo, tu dovresti sempre avere quel torto di ironia. Mi ricordo che mi diceva, Leopoldo, a questo punto sbarra gli occhi. E io li sbarravo così. Di più, ancora al massimo. Ma dico, ma farà schifo al pubblico. Mi dice, no, diventerà la tua caratteristica, sarai riconosciuto per questo, sei un basato piano, sei agli occhi così. Porta al massimo, diventerà la tua caratteristica, come altri attori hanno altre caratteristiche, tu diventerai. Ma poi un'altra cosa, io per esempio adesso distendi la fronte, non la stringere, non la raggrinzire, deve essere tutta spianata la fronte, quando hai sorpresa, no? Devi fare così, cioè mi dava indicazioni tecniche. E poi aumenta la follia. Un pizzico di più, proprio come se la potesse pesarsi, un pizzico di più, ecco, così va bene, così va bene. Il film era una satira contro i giornali a fumetti, contro la letteratura così spicciola, molto, molto, molto bassa in confronto alla vera cultura. Era subito dopo la guerra, è esploso il mondo, questa letteratura così semplice per arrivare insomma, diciamo, a un concetto molto più semplice, no? E quindi non c'era così signorinetta, signora, casalinga che non leggesse i fumetti. Lui era sempre pronto a vedere il mondo col suo occhio critico e divertito. Amava la satira e non per niente faceva i suoi fumetti si distinguevano in questo senso. Per cui il momento dei fumetti allora era un momento che aveva coinvolto un po' tutti gli italiani. Lui l'aveva sentita questa cosa, a parte il fatto che comunque Antonioni aveva dato la prima idea. Non so quanto sia rimasto del soggetto di Antonioni, però voleva raccontare col suo occhio critico quello che era la società di allora. I fumetti dominavano, vivevano al di là del neorealismo o del classicismo, quello che vogliamo dire, e il fumetto l'ha appassionato. Appunto, è il mio personaggio, il personaggio di Wanda, è, diciamo,
è il frutto di questa letteratura, di questo immedesimarsi in questo mondo di sogni, in questo mondo irreale, impossibile, così tutto falso in un certo senso. Cioè entrare nel mondo del sogno attraverso queste letture semplici ma anche insinuanti, ma anche a far vedere un mondo che non esiste, no? I fumetti, è certo che hanno contato tanto, anche perché non ha mai interrotto il suo rapporto col fumetto. Per fumetto a questo punto intendo il sostegno col disegno. E siccome il suo disegno, anche i più famosi, le più famose immagini, quello della nave Va, e qualsiasi immagine, sia che fosse stata a servizio della preparazione del film o d'altro, aveva il taglio, il piglio dell'antico disegnatore del Travaso, del Marco Aurelio. Fermi! Pronto? Fermi! Scatta! Un giorno ci siamo trovati a parlare sulla grafica delle immagini. E io ero di questa idea, lui l'ha negato, ma secondo me lo negava perché non voleva unire il fumetto con la sua ancora potenziale, ma già immaginata, capacità narrativa come regista. Ma secondo me le stesse inquadrature, i movimenti, l'abbigliamento dei personaggi, le distanze dei personaggi con la scena, per quello che faceva lui, anche se era tutto un po' stilizzato, non so se te le ricordi, le sue immagini sono tutte un po' stilizzate, una casa e un caminetto laggiù in fondo. Ma io avevamo delle battute che dovevamo dire lì. Io le avevo lette più o meno, sapevo a memoria come Brunella. Andavo abbastanza preparato, insomma, anche se sapevo che poi poteva spostare, non davo tanto peso. Invece quando mattina Fellini, no, aspetta, dice, lasciamo perdere qua, questi non parlano. Questo non diceva neanche non parlano. Lui diceva, guarda, fate una cosa, tu lo guardi a Brunella e fai... Tu, oppresso di questo pianto della moglie, cadi proprio sul letto, a spallecchine, a spallecchine. Eppure tu insomma, è nato una specie di concertino di gemiti. Che credo sia una delle più straordinarie invenzioni cinematografiche, perché fino ad allora il cinema è molto simile al teatro. Cioè c'era il dialogo. Il cinema nasceva dal teatro, fu l'arte successiva. Fellini arrivò come uno che spazza via tutto. Arrivò il cinema. E infatti io lo capii. Io dico che mi difesi da Fellini. In realtà io, da teatrante, ero già in crisi. Perché avevo capito che era arrivato il cinema, che permetteva di riassumere tutta una scena che potevo scrivere dialogando faticosamente, perché le scene non avevano una certa lunghezza, con un primo piano, con una soluzione diversa. E ero stato in crisi. E infatti la verità è questa, che io ho accettato di fare lo Sceicco Bianco perché avevo capito che la sirena del secolo era il cinema e non più il teatro. La mia carriera non è stata molto lunga, anche perché poi per mia scelta ho lasciato abbastanza presto, però sono passati 50 anni da quando abbiamo fatto lo Sceicco Bianco. 50 anni, una vita, un mezzo secolo, però a distanza di tempo è incredibile come questo film così importante, ora si accorgono dell'importanza dello sceicco,
perché all'inizio ha avuto una vita un po' travagliata. Ci sono state 2 o 3 persone che l'hanno salvato, l'hanno giustificato, l'hanno anche un pochino esaltato e si possono contare su una mano. C'è stato Kosulis, che l'ha difeso sicuramente, perché ha intravisto qualche cosa che era possibile intravedere, ma certo era un po' difficile perché soprattutto sovvertiva tutto il cinema e del passato e del recente passato, quello che è il neorealismo, e mettersi di fronte al neorealismo e capovolgerlo e cancellarlo era un bell'atto di coraggio. E invece ce l'aveva i segni. Altri che l'hanno percepito sono stati per esempio Tullio Kesic, che era un giovanissimo. Io ricordo un episodio che racconta anche lo stato d'animo della gente, di Fellini e della gente che aveva visto il film a Venezia, perché siamo andati a Venezia con la Sceicco, non vorrei sbagliarmi. Sì, siamo andati a Venezia e dopo la proiezione c'è stato proprio l'abbattimento totale e verso mezzanotte e mezza, sul tardi, quando altri facevano la loro vita, ma forse i critici se ne andavano a letto, siamo andati, Federico mi ha portato, all'alberghetto dove c'era Tullio Kesic. E abbiamo invaso questa cameretta piccolissima dove Tullio già dormiva e ci ha accolto sul letto. E mi ricordo la faccia di Tullio con questi occhietti vivaci, ci vedevo subito. Lui mi ha detto: guarda, ti porto un ragazzo molto intelligente. E io confermo, non potevo oppormi alle sue idee, ma ho visto che era un ragazzo molto intelligente. E lui ha detto: guarda, sta tranquillo, Tullio Kesic, a Federico, perché ti faranno delle critiche, sicuramente abbiamo visto anche l'accoglienza del pubblico non è stata esaltante, però tu hai delle cose nuove da poter dire, hai una tua scrittura, un tuo modo di vedere il mondo. E mi ricordo come fosse ieri questo contentino, questa protezione di Tullio Kesic nei confronti di Federico, che era veramente abbattuto. Lo Sceicco Bianco è stato presentato a Venezia e a Venezia è stato troncato completamente e il film poi non ha incassato molto perché ha avuto una vita difficile, non è stato capito, il produttore è fallito. Io non ho avuto un riscontro importante, non ho avuto un lancio importante e questa cosa mi ha danneggiato molto, perché dopo che è stato a Venezia è stato fermo 6 mesi prima di uscire. È stato un film difficile. Ma a parte questo, era cambiato proprio il gusto, venivano fuori le maggiorate fisiche, quelle che, insomma, un altro tipo di film, un tipo troppo commerciale, un po' così. E niente, basta. Poi io ho fatto appunto qualche altro film, e un po' di teatro e poi basta. Poi dopo ho deciso basta di chiudere. Poi mi sono dedicata così un po' a fare una vita contemplativa. Ora vivo qui in campagna, sto benissimo. Io ritengo che la grandezza di Fellini sia stata anche la sua indipendenza da qualsiasi pensiero, da qualsiasi corrente. Anche Rossellini ovviamente ha inventato un cinema, lui, Visconti, eccetera, cioè il neorealismo, era indipendente, ma Fellini poi si è reso indipendente anche dal linguaggio del neorealismo. Ha cercato di essere indipendente non per una volontà propria, ma perché era libero, perché aveva la necessità, lui mi diceva sempre che non voleva irrigimentarsi. Questa è una parola da tenere presente, la vorrei dire ad altri. Era un suo termine, un suo concetto. Diceva sempre: io non mi voglio irrigimentare. Una volta dovevo ricevere la visita di Ionescu, era a disagio, perché si parla di teatro, non me ne intendo. Allora dice: Poldino, vieni tu, e a tavola. Poi ricordo che Ionescu credeva che fosse un scrittoruco, insomma, diceva: un amico, scrive teatro. Ah sì, dice, ma ha rappresentato già? Perché ero giovanissimo, sembrava ancora più giovane, era una trentina. Sì, ho rappresentato, ma dove? Al Piccolo Teatro di Milano. Ah, sì, anche ho sfiorato al Deutsche Theater di Berlino, no, ho stato rappresentato anche al Deutsche Theater di Berlino, ho sfiorato allo Schauspielhaus di Zurigo, con una commedia che era piaciuta a Maxi Fritz, a Dürrenmatt. E allora lui poi era felice, Fellini, che questi mi davano corda, così. Ma questo è accaduto innumerevoli volte. Cioè, io ero lo scaricabarile quando lui aveva gli intellettuali che lo mettevano a disagio.
Per esempio, i suoi rapporti con Bergman meriterebbero un capitolo a parte. Mi diceva, Paul, questo mi telefona dalla Svezia che arriverà per fare una specie di bagno nel Mediterraneo solare, dove ci sono io, che cioè lui che vicino a me si sente. E io appena sento la sua telefonata mi viene il mal di testa, mi pare che è proprio un teschio. Infatti l'ho fatto una caricatura in cui lo mette accanto a me poi, volutamente. Gli ho detto, mi mette a livello di Bergman, quello è il tuo livello, mi ha detto. E mette lui come un teschio e io come una natura ridente a fianco. Perché lui aveva di queste difese da personaggi troppo tragici. Ma di me gli piaceva questo, perché diceva che io il senso drammatico della vita lo sublimavo in felicità di vivere.